Questa scheda ingiallita è stato il primo dilemma che ho dovuto affrontare con la mia Maserati 4 porte quinta serie che ho comprato circa 2 anni fa. È la centralina delle sospensioni elettroniche Skyhook, vedete che è un po' ingiallita, non andava. Opzione A, comprarla usata su Ovoco a circa 150 euro. Opzione B, comprarla nuova Maserati originale a circa 1400 euro. Cosa ho scelto? Ve lo dico tra un attimo. Oggi vi racconto tutto sulle coccole che ho fatto alla mia 4 porte M139 dall'acquisto di 2 anni fa ad oggi. Quanto costa davvero mantenere la berlina a 5 posti più bella del mondo? Manutenzione, gestione, consumi reali, mettiamo le carte in tavola. Facciamo un salto indietro, l'ho comprata 2 anni fa, aveva su circa 50.000 km, quindi aveva percorso pochissima strada, però era stata un po' trascurata. Comunque 20.000 euro ben spesi. Prima cosa che faccio dopo averla presa, la porto da Foresi, officina autorizzata Maserati a Civitanova Marche. Loro quest'auto la conoscono come le loro tasche. Sono bravissimi, estremamente professionali e io mi affido a loro per tutti i lavori importanti su questa macchina. E aggiungo, per essere ufficiali Maserati sono anche molto convenienti. Tagliando generale, sostituzione di tutti i manicotti di gomma, almeno quelli facilmente raggiungibili, lavaggio del cambio completo con ovviamente il filtro, cambio olio motore e filtro, acqua, fluidi vari, olio dei freni. Mi hanno cambiato anche il clacson, le lampadine, la serratura del bagagliaio, hanno rimesso in funzione la ventola della climatizzazione, proprio tante cose, anche la famigerata centralina delle sospensioni che era completamente bloccata, tant'è che l'assetto era granitico, era come andare su una tavola. Costo dell'intervento 7.500 euro. Benvenuti nel mondo Maserati. Però vi devo dire, soldi ben spesi, perché l'auto che mi hanno restituito era un'auto estremamente affidabile con cui potermi muovere senza preoccupazioni. Torniamo alla nostra centralina delle sospensioni. Vedete che è solo ingiallita un po' qua sotto gli integrati? In questa zona qua. Niente condensatori scoppiati, nessun segno evidente di malfunzionamento. E alla fine ho deciso di comprarla originale, nonostante costasse 1.400 euro più IVA, perché non avendo un'altra 4 porte che mi desse con un benchmark, un riferimento esatto su che cosa dovevo aspettarmi dalle prestazioni delle sospensioni, ho detto, ma se poi la cambio con una non originale, la macchina non si comporta bene, io come faccio a sapere se il problema sta nella centralina o da un'altra parte? Niente, quindi l'ho comprata originale nel primo tagliando, il mega tagliandone che ho fatto inizialmente. E sapete una cosa? Ho fatto benissimo, perché a centralina cambiata, quindi escluso questo problema, il problema si è ribaltato. Prima la macchina era estremamente rigida, adesso è diventata morbidissima, troppo morbida, sembrava una Cadillac, non una Maserati. Diagnosi immediata, gli ammortizzatori erano scarichi. Smontati e portati subito da ORAP a Pavullo sul Frigiano. È un'officina specializzata nel ripristino di ammortizzatori dei capolavori della Motor Valley. Il loro resoconto è stato che erano scarichi soltanto del 25%, ma bastava questo per stravolgere completamente il comportamento dell'auto. Loro me li hanno smontati tutti, li hanno filettati in modo tale che si possano anche riaprire facilmente la prossima volta, e me li hanno ripristinati alle specifiche d'origine. Costo 400 euro cada uno, quindi totale 1.600 euro. Vi devo dire che al momento dell'intervento mi è venuto un po' il dubbio se farli irrigidire un po' rispetto alle specifiche d'origine, ma vi dirò, ho fatto bene a non farlo, perché davanti all'ingegneria modenese bisogna avere un po' di sana umiltà. Se l'hanno fatta così un motivo c'era. Infatti così come da origine sono un capolavoro di equilibrio, perché in normal ti isolano in modo assoluto dalle sconnessioni dell'asfalto.
mantenendo comunque un'ottima tenuta di strada. Invece in sport si registrano quel tanto che basta per modificare il comportamento dell'auto, che diventa estremamente più reattiva e precisa nel seguire l'asfalto. Il giorno in cui sono andato a ritirare gli ammortizzatori pronti, sono sceso dalla mia Mercedes, mi vede il tecnico della Aurop e mi fa: ha notato quanto è più comoda la sua quattro porte? E io un po' interdetto gli dico: sì, in effetti mi rendo conto che sia più comoda. E lui mi ha spiegato che è tutta una questione di lunghezze, di proporzioni dei braccetti delle sospensioni. Risolto l'assetto, che era la cosa più importante, sono passato un po' ai dettagli estetici. Partendo dal fanale posteriore, era rotto, mancava la lente esterna e il dubbio era tra comprarlo nuovo 800 euro o prenderlo usato su Ovoco 400 euro. Ho scelto di prenderlo usato, ma ho commesso un errore, ho preso la versione USA e infatti poi quando l'ho montato ho acceso la macchina, 1000 errori, non andava niente. Confrontandolo mi sono reso conto che erano scambiati il filo rosso col filo giallo. Ho scambiato questi due fili, perfetto. Su questi fari c'è un aneddoto divertente. Quando Pininfarina ha portato la macchina, il prototipo, da Montezemolo per farglielo vedere, Montezemolo gli ha detto: Sergio, questa macchina è un capolavoro sia davanti che di fianco, ma dietro questi fanali non mi convincono, sono un po' da macchina coreana. E Pininfarina, con una ironia micidiale sabauda, gli risponde: Luca, stai tranquillo che questa macchina ha un motore vuoto Ferrari da 400 cavalli, quindi la gente non avrà tempo per guardare i fanali. Mantenere un'auto del genere richiede anche un po' di astuzia. Quando l'ho comprata, quest'auto aveva l'orologio emblema Maserati a lancette che segnava sempre 21 minuti in più. Io ho fatto una prova, l'ho smontato, ho tirato indietro le lancette all'ora esatta, l'ho rimontato, perfetto, ho risparmiato 440 euro. E un altro consiglio d'amico: il cassettino portaoggetti tende a svergolarsi. Quando lo chiudete usate sempre o due mani o premetelo dal centro. Proprio in questi giorni ho cambiato anche questo selettore del tettuccio apribile, che da una parte ti permette di farlo aprire, dall'altra parte ti permette di alzarlo, e insieme al soffietto laterale è costato circa 400 euro. Volendo fare le cose per bene, ho anche cambiato la valvola termostatica che comanda il flusso del fluido refrigerante dell'acqua a radiatore, perché evidentemente staccava male e mi teneva l'acqua intorno ai 70 gradi. Per i fari anteriori, che erano estremamente ingialliti, le calotte davanti di plexiglass, mi sono rivolto al mio meccanico di fiducia, Francesco Di Gregorio della Digre Motors a Casarile, che li ha carteggiati con una attenzione meticolosissima, da grana grossa a grana sempre più fine, e infine li ha trattati con vapori di polimero, tornati perfettamente nuovi. Ancora adesso sono come se fosse uscita adesso dalla fabbrica. Io a Francesco mi rivolgo tutte le volte che ho degli interventi ordinari su quest'auto. A 55.000 km smette di funzionare la bobina del settimo cilindro, ordinata dalla rete ufficiale. Ci sono voluti più di 2 mesi per averla, il costo meno di 100 euro mi sembra, ne ho comprate 2 per tenerne una di scorta. Poco dopo ho notato una macchia di olio sotto al cambio, era il tappo che chiude l'ingresso dell'elettronica dal cambio. È stato necessario cambiarlo, l'ho fatto in Maserati. E poi c'è stato un grosso intervento l'estate scorsa, perché a un certo punto l'ho parcheggiata, era caldo, e sento un forte rumore di sfriolio d'acqua su una roba calda, no? Vado a controllare e vedo una cascata d'acqua da sopra la campana del cambio che cade per terra. Era un manicotto che collega lo scambiatore di calore. Portato da Rosso Corsa Milano, c'è stato un po' di attesa per il ricambio, 1.500 euro me l'hanno messo a posto, hanno dovuto tirare giù il motore per farlo. In tanti mi chiedono se quest'auto può essere anche acquistata pensando di utilizzarla come daily car. La mia risposta è assolutamente no, ma non per i costi di gestione, che sono abbastanza alti, ma non così folli. Più che altro per i tempi di reperimento dei ricambi, perché essendo un'auto un po' datata, la reperibilità dei ricambi c'è, di quasi tutto,
però ci vuole parecchio tempo. Quindi se la tua macchina di tutti i giorni rimane ferma magari 2 o 3 mesi per aspettare un particolare, può essere un problema. A proposito dei ricambi vi do alcuni suggerimenti. La rete ufficiale evidentemente è sempre disponibile, spedisce mi sembra da Rosso Corsa, a me sono sempre arrivati da Rosso Corsa Milano, li ordino attraverso la mia officina. Come alternative c'è per il nuovo Eurospares, che è estremamente interessante perché vedete i prezzi dei singoli pezzi, le disponibilità, e ancora più interessante vedete gli esplosi di tutta la macchina con tutti i particolari, così capite anche come è montata e dove sono dislocati i diversi pezzi. Considerate però che spedisce dall'Inghilterra, che non è Europa, e quindi pagate i dazi doganali. Dalla home di Eurospares potete accedere anche alle auto demolite. Loro vendono pezzi usati perché hanno parecchie auto demolite, e di Mesaretti 4 porte M139 ne hanno alcune. Vi danno anche tutti i dati di ste auto. Per l'usato vi consiglio di andare su Ovoco, lì trovate molti pezzi usati, c'è una varietà incredibile, vi danno anche i particolari delle auto di provenienza e i prezzi sono molto buoni. Quindi tiriamo le somme. Quanto ho speso da quando l'ho acquistata ad oggi di sola manutenzione per rimettere a nuovo questa grande signora italiana? Circa 16.000 euro. Avete capito bene? Circa 16.000 euro per fare le coccole a questa bellissima automobile. Capitolo consumi. Allora, guardando il trip computer vi posso dire che a 130 costanti siamo intorno ai 9 km litro, in città si sta intorno ai 4, nel misto si sta tra i 6 e i 7 e schiacciando anche i 3 tranquillamente. Considerate che nella vita normale io sto di trip computer tra i 6 e i 7 km litro, il serbatoio tiene 90 litri e io tendenzialmente non faccio più di 450 km con un pieno. Sei sicuro del consumo, quindi facciamo il pieno fino all'ultima goccia. Sto tornando a Milano, ho davanti 480 km di autostrada e quindi la mia idea è quella di farla tutta il più possibile a velocità costante, intorno ai 130, per darvi un riferimento, diciamo, ripetibile. Appena entrato in autostrada ho impostato il cruise control a 136 km/h di tachimetro, che dovrebbero corrispondere ai 130 effettivi. Avendo fatto qualche giorno nelle Marche ho sfruttato il tempo a disposizione per portare la 4 porte a fare il tagliando, visto che erano passati 2 anni dal mega tagliando iniziale quando l'ho acquistata. L'ho portata da Foresi e è stato un tagliando normale, quindi non è stato toccato l'olio del cambio perché era appunto appena stato cambiato. Hanno fatto olio motore, filtro antiparticolato, olio freni, controlli vari, manutenzioni varie. Considerate che un tagliando del genere, compresa IVA, è intorno ai 1200-1300 euro. Vediamo esattamente quanti litri ci stanno a pieno. Il resoconto finale di questo mega test: ho percorso 480 km a 130 quasi costanti, consumando 53,46 litri totali, per una percorrenza media di 8,97 km litro.
Considerate che il trip computer indicava 9,5, in verità è circa 9. Quindi, che dire, non è una follia totale, non è la mia daily car. Io normalmente mi muovo con un'automobile che percorre quasi 18 km/h, che non si rompe mai, molto più fresca e affidabile, però non suona così e non ha queste linee. E io vi dirò, a me va benissimo così, perché io quando scendo dalla quattro porte, dopo averla guidata, c'ho sempre un sorriso da ebete stampato in faccia, anche dopo aver fatto il pieno e strisciato la carta di credito, perché guidare quest'auto non è semplicemente guidare una macchina, ma è fare un'esperienza. E non sono l'unico a pensarla così. Vi leggo un commento rilasciato da Chris Bangle mentre era alla direzione del design della BMW, quindi la diretta concorrente della Maserati a quell'epoca. La Maserati 4 porte è il più bel pezzo di design automobilistico industriale degli ultimi 20 anni. È una scultura perfetta. Pininfarina ha fatto un lavoro magistrale, ridefinendo da zero le proporzioni della berlina moderna. Pensate l'onestà intellettuale di Chris Bangle rilasciando un commento così tanto positivo verso un collega direttamente concorrente della sua azienda. Guardate l'abisso estetico che separa quest'auto da quei pachidermoni tedeschi pesanti dell'epoca, e quanto si stava sforzando Chris Bangle a renderli leggeri con il suo flame surfacing, ma il design della 4 porte M139 è semplicemente inarrivabile. E quindi grazie per avermi seguito fin qui in questa lunga galoppata in cui vi ho raccontato la mia avventura con la mia Maserati 4 porte, e se anche voi pensate che la passione prevalga sulla logica economica più normale, scrivetemelo nei commenti, così non mi fate sentire solo in questa cosa. E niente, iscrivetevi al canale così da non perdervi i prossimi video che pubblicherò su automobili viste con i miei occhi da architetto. Ciao ciao!